del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Guardate dove vi ho portato. Vi ho riportato l'orchideria di Morosolo e chi c'è alle mie spalle? Eccolo qui, Giancarlo Pozzi, che oggi lo vediamo anche in versione, diciamo così, pratica, perché oggi a Giancarlo chiederemo, per prima cosa vado a chiedere come si può riprodurre l'orchidea tramite i cheichi, giusto Giancarlo? Sì. Allora, i ciechi è un modo di riproduzione delle piante. Alcune piante fanno tanti ciechi, altre meno. Questo per esempio è una Phalaenopsis pulcra e la pulcra è uno che ne fa tanti. Vedete, questa qui è una piantina così, c'ha 1, 2, 3, 4, 5 Solo su una ciechi. piantina così Se lo c'è viene a tutto. mano ne fa anche molti di più. E i ciechi, il modo giusto per staccare è quando le radici non sono tanto lunghe, così, perché le radici hanno questa parte bianca che si chiama velamen, questa qui, che le radici interne e quelle esterne sono diverse, quelle interne al vaso sono meno velamen. Quando le radici sono corte, sono lunghe 2, 3, 4 cm, in modo che c'è poco velamen, perché queste radici che hanno tanto velamen, quando si Allora, mettono avanti, velamen è questa parte bianca, questa parte giusto? bianca che è uno strato di cellule morte, come una spugna, serve a catturare l'umidità dell'aria. Per staccare i ciechi, il modo più pratico è quello di prendere il ciechi fino all'attaccatura del ramo, Allora, andiamo a vedere come fa Giancarlo, ok? poi si tira verso la pianta madre e si stacca nel modo più naturale possibile. Verso la pianta, Sì, quindi. al limite fate 2 o 3 giri, poi staccate verso la pianta madre e si stacca nel modo più naturale Oh, possibile. perfetto. Dopodiché si invasa in un vasettino piccolino, anche il 7 va bene, un vaso pochettino piccolino con corteccia per orchidee e il ciechi è fatto. Solo con corteccia. Solo con E basta. corteccia e basta. Qual è il periodo? C'è un periodo migliore, Giancarlo? Direi quando le radici sono lunghe 3-4 cm. È solo quello, perciò non... Poi Sì. dopo... Ma tante piante fanno ciechi, per esempio tanti dendrobium, questo è il dendrobium lodigesi, vedete quanti ciechi fa, questo è un dendrobium monile, che fanno un sacco di ciechi, Diciamo che da una pianta sì, veramente... ne fanno un casino. Questo qui è il dendrobium chinciano, vedete questi sono i ciechi, per staccarli basta staccare verso la pianta madre, si staccano immediatamente, vedete Guardate così. con quanta E nel facilità. modo più naturale possibile, no? E questi sono tutti i ciechi, poi quando sono tanti così si può invasarli all'inizio tutti assieme in un vasetto. Ah, E perciò dopo si ottiene quando, magari un vaso un po' più grosso. no, dopo quando sono ben radicate poi si travasano ognuno in Ah, in un ok, vaso perciò indipendente, però inizialmente sempre il vasettino. quando ne abbiamo tante le mettiamo in una cassettina, usiamo, aspetta che la vado a prendere, ma la prendi te una cassettina di quella della verdura. Per esempio questo è un Dendrobium piraldi, guardate quanti ciechi fa. Oh, mamma mia. Questi sono tutti ciechi e ne fa una caterva. E se non si tolgono, cosa Se non succede? si tolgono, Continua... si sviluppano così, diventerà una pianta enorme. Però se si tolgono, e per togliere sempre il solito sistema, tirando verso la pianta madre, si toglie immediatamente, vedete? Così proprio si attaccano che a piacere. La pianta ne beneficia quando glieli togliamo? Ma si potrebbe anche lasciarli, eh? Il problema è che soprattutto quando sono piante molto grandi, poi quando si bagnano i ciechi, cioè perché hanno le radici all'aria, vanno bagnate più del vaso. Ecco, queste qui sono delle cassettine. Quando prendete le cassettine della verdura, Sì, gli fate un po' di buchi, li mettete dentro la corteccia, quando avete tanti ciechi, allora li mettete giù così finché si radicano bene. Quando saranno ben radicati riempite la cassettina, cioè solitamente riempiamo delle cassettine, quando poi sono ben radicati ognuno si metterà nel suo ma vaso. bisogna ricoprirli giustamente adesso di... Anche solo appoggiarli così è sufficiente. Oh, cavoli. Sì, quando poi saranno ben radicati si rinvasano. Il ciechi comunque è una questione genetica. Ci sono alcune specie che sono predisposte a fare ciechi, per esempio nelle Phalaenopsis, tutte le Phalaenopsis che derivano dalla pulcra, ludemaniana, ieroglifica e compagnia bella, fanno un sacco di ciechi e tutte le piante che hanno, gli ibridi che hanno nei genitori queste piante che fanno ciechi, sono portati a farli. Quelli che non ce li hanno no. Cioè, il ciechi lo fa se la pianta è predisposta per farlo, Ok. ha nei geni
Questa roba Perciò qui o di lo fare fa cake, o non lo fa. Lo fa, non lo fa, ma è una questione genetica, non è che uno è bravo perché fa i cake e non è bravo. Ok, allora, insieme a Giancarlo oggi abbiamo fatto veramente un gran bel video, anche perché è proprio un vero e proprio tutorial. Abbiamo visto come poter far sì che la nostra orchidea, se fa i cake, come ci ha appena detto Giancarlo, possiamo riprodurla in modo estremamente anche facile. Quindi, qui dall'orchideria, Alessandro, Giancarlo e i cake che abbiamo visto prima vi salutano, vi invitano a mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto e al prossimo video. Ciao!